Buonasera e benvenuti a questo secondo tutorial. Oggi continueremo a scoprire le tecniche per giocare a pinball in modo più controllato. Se non avete ancora visto la prima parte del tutorial, vi lascio il link giù in descrizione, oppure potete cliccare sul video che appare nel riquadro qui in alto a destra. Nella prima puntata abbiamo visto le tre tecniche di base che ci aiutano a controllare meglio la palla e a indirizzarla poi dove vogliamo una volta bloccata. Anche oggi giocheremo su un tavolo virtuale. Ci affideremo sempre al fantastico simulatore per PC, ovvero Visual Pinball X, usando tavoli con la fisica in Fuzzy, che è perfetta per capire al meglio ogni movimento che effettueremo. Ovviamente tutto quello che impariamo qui andrà poi studiato e migliorato anche nella realtà. In questa seconda parte alzeremo un po' l'asticella. Vedremo alcune tecniche più avanzate che richiederanno più tempo e allenamento per essere imparate bene. Le tre tecniche che affronteremo oggi sono il microflip, il drop catch e il live catch. Partiamo con la prima, i microflip. I microflip, scusate, spesso chiamati anche tap pass o tip pass, sono una tecnica avanzata di controllo della pallina, in cui il giocatore impartisce un movimento brevissimo e controllato al flipper. Si effettua premendo e rilasciando immediatamente il pulsante, azionando quindi il flipper per una frazione di secondo. Questo colpo leggero permette di manipolare, rallentare o reindirizzare la traiettoria della pallina con grande precisione. I microflip danno il massimo quando vengono combinati con altre tecniche. Prendiamo per esempio lo ski pass che abbiamo visto nella prima parte del tutorial. Se la palla arriva troppo lenta mentre passa da un flipper all'altro, un piccolo colpetto di microflip può salvarci e rimetterla in traiettoria. Questa mossa è utilissima anche quando la palla scende velocemente da una corsia interna. Invece di farla rimbalzare verso l'altro lato, possiamo fare un microflip per stopparla e bloccarla all'istante. In questo modo azzeriamo la velocità della palla. Otteniamo il controllo di essa e possiamo pianificare la mossa successiva con tutta la tranquillità del mondo. Un altro grande vantaggio del microflip è la possibilità di usarlo per fare un tiro di rovescio, il cosiddetto backflip. Invece di lanciare la palla verso il lato opposto del tavolo, questo microcolpo vi permette di colpire i bersagli o le corsie che si trovano sullo stesso lato del flipper. Sollevando il flipper solo per un millesimo di secondo si potrà cambiare l'angolo di tiro. Diventerà così molto più facile mirare alle rampe e alle corsie interne più vicine e nascoste. Quindi ora direi di passare alla pratica. Allora, eccoci qua, quindi nella pratica. Allora, come sempre, teniamo start almeno su questo tavolo per far uscire la pallina e iniziamo un po' a allenarci, diciamo, con i microflip. Ovviamente nulla vieta di utilizzare anche contemporaneamente le altre tecniche che abbiamo già visto. Come vedete, basta prendere rilasciare il flipper e in un frangente di secondo ripremere immediatamente. In questo modo si effettua proprio dei veri e propri microflip, come vedete. Quindi volendo, ecco, non so, voglio colpire quei bersagli sulla destra, lo lascio un po' andare e poi faccio in questo modo. Poi magari utilizzo un drop, un dead bounce, quindi faccio rimbalzare la palla sull'altro flipper e poi magari con quell'altro e cerco di colpire l'altro bersaglio. Questo potrebbe essere proprio un esempio sull'utilizzo. Allora, cerchiamo di fare qualcosa di decente.
Diciamo che all'inizio, ecco, o vi allenate su sto tavolo a colpire i bersagli, quelli opposti ai flipper, come ho fatto prima, che poi in realtà il microflip un po' è una base che abbiamo già visto l'altra volta effettuando il post pass, perché effettivamente col post pass si fa un microflip. Scusate, sto stick destro qualche problema. Cercate di usare altre tecniche, vediamo se riesco. Diciamo, ecco, in questo caso tanto la palla veniva bloccata perché comunque non c'è abbastanza potenza per andare dall'altra parte, però questo era l'esempio che io avevo fatto, appunto, proprio di cercare di bloccare la palla e non farla passare dall'altra parte utilizzando proprio il microflip. In questo caso, anche se non lo facevo, infatti come vediamo non dovrebbe passare, perché non c'è abbastanza potenza. Su sto tavolo in realtà appunto ecco, diciamo che sono riuscito a fare proprio lo sky pass insieme al microflip, quindi questo è già un esempio che si può fare. O quello come, ecco, colpire in questo caso leggermente la palla per farla andare dall'altra parte. Ovviamente capita pure quella volta che uno magari è un po' poco concentrato, comunque non vuole perdere, la lancia direttamente. Certo, il microflip ti dà la possibilità di dare più controllo alla palla, quindi non farla schizzare un po' così a caso. Abbiamo colpito il bersaglio, facciamo la stessa cosa a sinistro, ecco. Non devo fare cose non previste da questa pratica. Ok, io direi che ci possiamo fermare scusate, ci possiamo fermare qui e passiamo al prossimo. Passiamo alla seconda tecnica avanzata, il drop catch. Questa è una delle abilità più efficaci in assoluto nel mondo del pinball. Si tratta di una mossa che serve a bloccare o rallentare la palla mentre cade e si può usare in tantissimi contesti diversi. Pensate a quando si attiva una modalità multiball, avete una palla bloccata su un flipper e dovete assolutamente controllare le altre che schizzano sullo schermo. Come per le altre mosse, l'obiettivo è azzerare la velocità per preparare un tiro sicuro. Il segreto sta nel movimento del dito. Dovete tenere il flipper sollevato mentre la palla si avvicina e rilasciare il pulsante nell'esatto istante in cui la palla lo colpisce. Se la traiettoria è quella giusta, fare un drop catch è sempre meglio che tirare a caso. Vi permette infatti di recuperare la palla dopo un tiro fallito e di riprovarci subito dopo con estrema calma. Potete afferrare la palla da quasi ogni direzione. Per una buona riuscita, però, è meglio che la palla sia diretta verso il centro o verso la base del flipper, cioè vicino all'attaccatura. Se colpisce la punta, la palla non avrà abbastanza controrotazione per fermarsi. Ricordate che potete fare i drop catch anche usando i flipper superiori del tavolo, se presenti. Esiste poi un tiro molto simile che si chiama tip shot. In questo caso la presa avviene proprio sulla punta estrema del flipper ed è seguita da un tiro istantaneo. È una mossa d'emergenza utilissima per evitare che la palla finisca dritta in buca. E ora veniamo alla pratica. Allora, eccoci qua nella pratica.
Ho voluto cambiare tavolo perché quello là, diciamo, per i drop catch non è proprio indicatissimo perché succede molto di raro. Invece su questo tavolo, sempre del team ottimo dei VPin Workshop, su questo diciamo è più facile che avvengano i live catch. E scusate, i drop catch. I live catch li vedremo al prossimo passaggio, che alla fine è molto simile, però adesso concentriamoci sui drop catch. Quindi vediamo qui, avendoci delle palle limitate bisogna prestare più attenzione. Comunque voi volendo potete pure allenarvi pure sull'altro tavolo. Ecco, ho appena effettuato un drop catch. Adesso non importa che la perdiamo, tanto siamo qui per mostrarvi questa tecnica. Ecco, da quella parte sicuramente è più complicato perché, come vi spiegavo, è meglio che la pallina va verso l'interno del flipper. Se va più verso l'esterno, al massimo possiamo effettuare un tip shot che sicuramente è più facile e meno rischioso, ecco. Ops. Che adesso sto cercando di non fare il live catch, per quello che poi magari la perdo. Ovviamente ci deve essere l'occasione per creare il drop catch. Eccolo. Allora, in realtà la rapidità in cui si esegue non è importante, nel senso, se la pallina sta venendo a una velocità molto rapida, diciamo molto veloce, e io in quel frangente l'alzo e subito la abbasso, comunque se diciamo il blocco della palla avviene, comunque il drop catch è sempre eseguito correttamente. Diciamo, se invece quando c'è quell'occasione in cui la pallina viaggia a una velocità molto più lenta, quindi vediamo proprio tutto il percorso che fa, noi ci possiamo già preparare e poi nel momento in cui tocca il flipper, tac, lo lasciamo. Quindi diciamo ci stanno vari sistemi ovviamente per effettuare il drop catch. In questo caso non poteva funzionare perché ha colpito la parte interna del flipper, quindi dove è legato. Ecco, diciamo che sono riuscito quasi a fare un tip shot perché l'ho bloccato e subito l'ho rilanciata. Vediamo se riesco a fare un multiball così vediamo anche durante l'arte pratico del multiball. Niente, è andato nel pozzo, anzi nel fiume. Niente. Oh, finalmente. Ok. Occasione che abbiamo fatto effettuare un altro deep shot.
caso era troppo rischioso farlo perché appunto stava troppo, ops, nella parte esterna del flip. È veramente complicato parlare e cercare di fare qualcosa, non è assolutamente facile. Dai, faccio vedere se provo a farlo da questa posizione. Sicuramente fallisce perché va verso, come vedete, va verso l'esterno, quindi delle volte può succedere che riesce, ma è molto complicato eseguirlo in questa posizione. Si sente più facile che la pallina va verso l'interno. E niente, dai, ci possiamo fermare qui e passiamo quindi al prossimo, alla prossima tecnica. E ora eccoci all'ultima tecnica di oggi, il live catch, ovvero la cattura dal vivo. Questa è probabilmente l'abilità più difficile da padroneggiare. Richiede una precisione millimetrica e un controllo perfetto del tempo. Il trucco consiste nell'annullare completamente la forza d'inerzia della palla, colpendola esattamente alla fine della corsa del flipper. Saper fare un live catch offre un vantaggio enorme. Vi permette infatti di evitare rimbalzi rischiosi ed evita di dover lanciare la palla al volo senza mirare. Attenzione però, se fallite la presa, la palla schizzerà via senza controllo, verso un punto qualsiasi del tavolo. I live catch funzionano al meglio quando la palla arriva perpendicolare al flipper. È più facile bloccarla se l'impatto avviene verso la punta del flipper, ma senza avvicinarsi troppo all'estremità. Fate molta attenzione dopo la presa. Se bloccate la palla proprio sulla punta, potrebbe iniziare a ruotare su se stessa a causa dell'effetto impresso. La vera difficoltà sta nell'azzeccare il momento esatto. Se premete il pulsante troppo presto, la palla rimbalzerà sul flipper e volerà via. Se premete troppo tardi, la colpirete in pieno spedendola a caso sul tavolo. E ora passiamo alla pratica. Ok, eccoci qua alla pratica del live catch. Utilizziamo sempre questo tavolo perché è molto facile che si possa provare con mano. Ovviamente, come dicevo, è una presa molto complicata, quindi non sempre, diciamo, bisogna allenarsi parecchio per effettuarla, quindi stando pure attenti a non appunto a rilanciarla a caso. Eccola, è riuscita finalmente. Ok, ci siamo riusciti di nuovo. Era un drop catch.
Ah, ecco. Ok. Ok, diciamo quello più o meno era mezzo nel catch, un minimo siamo riusciti a stopparla. E qui non completamente, però in qualche modo l'abbiamo. Una cazzata. Quindi adesso cerco di concentrarmi come al solito sull'obiettivo, quindi ovviamente è il live catch sulla pratica, quindi non è facile anche ovviamente ve lo far vedere come funziona, non è che poi bisogna per forza eseguirlo, come vi spiegavo anche con le altre tecniche. Questo è un live e questo è un drop. Ho andato per eseguirlo bene e andare a sbattere contro il ponte. Eccolo. Ok, dai, comunque diciamo dovrebbe essere abbastanza chiaro come funziona, poi ovviamente serve molta pratica e poi la stessa tecnica effettuata sui tavoli veri. Comunque sicuramente il discorso è leggermente diverso, in senso la tecnica è sempre la stessa ma potrebbe variare leggermente. Infatti all'inizio ci ho avuto qualche difficoltà dopo che ho iniziato a allenarmi su questi virtuali, poi sono andato su quelli reali. Ovviamente la situazione cambia, però comunque è sicuramente un buon punto di partenza, e se uno non ha la possibilità di giocare a quelli veri, comunque allenarsi su questi virtuali e ovviamente con fisica infozi è già tantissimo. Niente ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa seconda parte. Non so se uscirà una terza parte, vedremo un attimo. E niente, alla prossima. Ciao!